Quello che vogliamo vedere oggi è come si usa Flogorithm per stampare sullo schermo la scritta "Ciao, siamo la terza SIA". Allora, innanzitutto devo installare lo strumento, è uno strumento free che posso semplicemente trovare in internet. Poi, dopo averlo aperto, mi si presenta questa interfaccia. Lui da subito mi presenta l'interfaccia con il simbolo inizio e fine caratteristico del flowchart. Li mette lui. Allora, vedete che la freccia di inizio fuoriesce dal simbolo di inizio e, come dire, va nella direzione del simbolo di fine. Allora, a questo punto sulla freccia mi posiziono, tasto destro del mouse e mi si apre questa finestra. In questa finestra che cosa devo fare? Siccome io voglio fare un'operazione di visualizzazione scrittura, selezionerò questo blocco. Allora, questo blocco lui me lo visualizza come scrittura, poi ci faccio doppio clic sopra e mi si apre una finestra. A questo punto, in questa finestra, io visualizzo la scritta "Ciao, siamo la terza SIA" e chiudo le virgolette. E poi qua posso cliccare il simbolo di a capo. Allora, qual è la particolarità? La particolarità è che quando io vado ad eseguire il programma verrà visualizzata sullo schermo proprio questa scritta. Premo invio e ho realizzato il mio primo programma. Benissimo, a questo punto il mio primo programma lo salvo, lo vado a salvare qui nella cartella Flogorithm e questo lo chiamo stampa. Perfetto, a questo punto, dopo averlo salvato, andiamo a vedere come faccio ad eseguirlo. Allora, per eseguirlo è sufficiente cliccare su questo bottone. Clicco su questo bottone e il risultato sarà banalmente che lui mi visualizza la scritta "Ciao, siamo la terza SIA". Allora, altre caratteristiche che io posso vedere è che posso anche, volendo, eseguirlo step by step, però in questo caso, siccome diciamo, il programma è fatto da una sola istruzione, non è che ce ne siano moltissime, ok? Il risultato che ottengo è lo stesso. Poi, altre caratteristiche che possiamo andare a visualizzare di questo è che posso con il più aumentare la dimensione, con il meno diminuirla, di modo che miglioro la visualizzazione agli utenti. Posso cambiare lo stile del diagramma, scegliere magari uno che mi piace di più, e poi una cosa carina è che qua posso andare nella finestra del codice, della codifica, e posso visualizzare il codice nel quale trasformare questo programma. Allora, quello che a noi interesserà in particolare magari è sicuramente il codice Java, quindi vedete che qua lui già mi ha generato questo programma nel codice Java, oppure sempre cliccando qua lui me lo genera in pseudocodifica. Ok, in effetti in pseudocodifica l'istruzione, questa istruzione è un'istruzione scrivi, d'accordo? Questo blocco di istruzione è una banale istruzione scrivi della pseudocodifica. Posso migliorare, diciamo cambiare un po' questo esercizio facendo in questo modo. Aggiungo allora la lettura di una variabile, anzi, prima ancora aggiungo la scrittura. Allora metterò questa scrittura e chiederò inserisci la classe di appartenenza. Ok, allora, quindi a questo punto questo lo cancello e chiedo inserisci la classe di appartenenza. Sullo schermo verrà visualizzata questa scritta e poi che cosa faccio? Leggo e quindi inserisco il nome di una variabile. La variabile in questo caso la chiamo classe, ma questa variabile che conterrà il nome della classe che io voglio visualizzare non l'ho ancora definita, la devo dichiarare all'inizio. Allora vado intanto all'inizio, metto un commento per dire sto facendo il programma per scrivere e leggere. Ok,
e poi aggiungo la dichiarazione di una variabile, quindi dico che dichiaro una variabile che chiamo classe e non la dichiarerò di tipo intero ovviamente, ma la dichiarerò di tipo stringa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la mia variabile conterrà lettere e numeri. Perfetto. A questo punto quindi il programma, diciamo, questa è un'evoluzione del mio programma. Il programma precedente visualizzava solo semplicemente la scritta ciao, appartengo alla classe terza B sia. Invece in questo caso io chiedo di leggere la classe, e poi vado a stampare ancora una scritta del tipo ciao, io appartengo alla classe, e in questo caso visualizzo il contenuto della classe. Andiamo ad eseguire questo. Allora, intanto in questo caso, diciamo, si presta di più l'esecuzione step by step. Quindi vediamo, prima istruzione dichiara la stringa, seconda mi chiede di inserire la classe, lettura, vedete che a questo punto lui mi visualizza la scritta, inserisci la classe di appartenenza, e io adesso nell'inserire la classe di appartenenza metto prima. Ops, forse ho fatto un errore che... Ok, allora andiamo ad eseguirla di nuovo. Ok. Allora torniamo al nostro esercizio. Allora qua ho modificato mettendo non il più ma l'end classe. Il più si usa in Java, ma Flogorithm vuole le commerciale per indicare il contenuto della variabile. Andiamo ad eseguire il nostro programma e a questo punto mi chiede di inserire la classe di appartenenza e io a questo punto posso mettere quello che voglio. In questo caso metto prima cat. Premendo invio, vedete, verrà visualizzata la scritta io appartengo alla classe prima cat. Quindi questo esercizio è più variabile rispetto al precedente, quindi io posso mettere anche, non lo so, prima AFM e viene visualizzata ciao, io appartengo alla classe prima AFM.